Bene amici, se vi state chiedendo cosa c'è all'interno di questo imballo, quindi ovviamente ci sarà un televisore, uno Smart TV, ma la cosa particolare è che è uno Smart TV 40 pollici, come potete vedere, ma stiamo parlando di un televisore a LED da 229 euro. Ora, sappiamo tutti benissimo che non ci possiamo aspettare fuoco e fiamme, però per 229 euro credo che sia una cifra assolutamente direi irrisoria e quantomeno che incuriosisce e praticamente ci porta a voler per forza di cose fare l'unboxing di questo televisore e capire un attimino di che cosa stiamo parlando. Allora, prima di procedere con l'apertura della confezione, vi posso dire che si sta parlando di un televisore, come potete vedere qui, della marca Shiku, adesso io non so nemmeno come si pronuncia, comunque è un marchio della casa Shandong. Stiamo parlando di un 40 pollici, un Full HD, quindi un 2K, promette di essere un Android 11, quindi un Android TV 11, e diciamo che le caratteristiche sono delle buone caratteristiche, lasciatemi dire, è, potrebbe almeno essere sulla carta un ottimo televisore, un ottimo smart TV per che cosa? Per tutte quelle situazioni dove uno è portato un attimino ad accontentarsi o comunque non ha bisogno dell'ultimo ritrovato della scienza e della tecnologia. Quindi mi faccio riferimento in particolare per esempio alle case di vacanza, piuttosto che a una camera dove uno magari vuol vedere un film o semplicemente magari vuol fare del gaming con un PC perché ha pure la porta per collegarlo a un PC, quindi tutte quelle situazioni che non hanno troppe pretese. Quindi ricapitolo: un pannello da 40 pollici in Full HD, un Android TV, quindi un Android 11, ha una frequenza di 60 Hz il pannello, quindi sì, sicuramente non un fulmine di guerra, ma assolutamente diciamo accettabile. Eh, ha già il wifi integrato, quindi dual band, le classiche bande da 2,4 e da 5 GHz, e incluso c'è un telecomando che dovrebbe avere anche le pile incluse, quindi poca spesa, tanta resa. Completano il tutto un 2 porte USB, un 3 porte HDMI e appunto la connessione per il PC e le classiche connessioni a tre colori, quindi i tre spinotti. Ma partiamo con l'unboxing e vediamo un attimino come si comporta questo televisore. Bene amici, come avete potuto notare ho velocemente diciamo, switchato sulla parte delle impostazioni degli account e di tutto quello che ne consegue per avere le applicazioni, YouTube e tutto il resto. Mi interessava farvi vedere che sia lo zapping che l'utilizzo comunque delle applicazioni, di quello che è l'interattività della tele, della Smart TV, è buona perché leggendo le recensioni in effetti devo confermare una certa latenza su quelli che sono i comandi elaborati dal televisore e la velocità diciamo di cambiata del telecomando, lentezza che si accentua quando si accede appunto ai contenuti multimediali. Non è così sensibile, non è così semplice accorgersi della lentezza invece durante le cambiate classiche dei canali, quindi una volta utilizzato il digitale terrestre non si ha dei grossi problemi. L'audio sì,
si parla di Dolby, anche se ovviamente va preso un po' con le pinze, nel senso che appunto il televisore rende, ma rende fino a un certo punto, quindi l'ideale sarebbe avere una soundbar sotto che possa diciamo sopperire a quello che è l'audio appena sufficiente di questa televisione. Quindi ricapitolando, il televisore funziona, le immagini si vedono decisamente diciamo in maniera abbastanza buona, siamo soddisfatti di quello che è un attimino il funzionamento generale di questo televisore. Posso aggiungere che 229 euro è un costo veramente irrisorio. La televisione risponde bene, ha anche tutta questa parte di Smart TV, quindi si può utilizzare per quello che è diciamo la connessione e l'interattività. Mi sento assolutamente di consigliarla per gli usi che vi ho precedentemente descritto. Io penso che questa sarà la mia televisione per la casa di vacanza. Se vedete squadrettato non fate caso, perché è il mio ricevitore che fa un pochino di capricci, ma devo dire che le funzioni principali di questo televisore sono confermate. 229 euro è una cifra che probabilmente non spendiamo nemmeno per uno smartphone, perché di solito si spendono cifre ben superiori. Io mi sento assolutamente di consigliarlo. Quindi, detto questo, io spero di non essermi dilungato troppo, spero di avervi dato ancora una volta uno spunto per un acquisto intelligente o comunque sensato. Mi riprometto di riportarvi dei nuovi contenuti. Io vi chiedo come al solito di iscrivervi al canale, attivare la campanella e diciamo per nuovi contenuti tenetevi sempre aggiornato sul mio canale. Ve lo chiedo perché noto che ci sono parecchie visualizzazioni, ma gli iscritti sono un pochino sempre quelli. Io ho bisogno della vostra iscrizione per potervi diciamo dare sempre di più, migliorare il mio canale, quindi ve lo chiedo veramente come un favore personale. Vi aspetto sul mio canale e con nuovi contenuti, quindi adesso non mi dilungo oltre, vi saluto e vi ringrazio per avermi fin qui accompagnato e vi lascio con questo Smart TV da 229 euro. Questo è il suo telecomando e per ora è tutto. Vi saluto da Lo Testo. Ciao e grazie a tutti.